Com'è possibile che due microfoni sulla carta così simili abbiano prezzi tanto diversi? Parrebbe addirittura che il 5G3 sia migliore del Rode Wireless Go 2. Insomma, quanto dobbiamo spendere per avere un buon microfono wireless? Ciao, sono Mariano di Videozappo.com. Sto utilizzando i Rode Wireless Go 2 ormai da un paio d'anni. Ultimamente sono arrivate un sacco di alternative più o meno credibili e i 5G3 parrebbero avere le carte in regola per battere i microfoni wireless di Rode. Costano di meno, sono più versatili nella configurazione e supportano un totale di 3 canali, 3 microfoni. Vediamo come vanno nella pratica. Ho acquistato i Rode Wireless Go 2 con i miei soldi, mentre Synco mi ha inviato i G3 chiedendomi la mia onesta opinione. Non sono stato pagato e nessuno ha visto questo video prima della sua pubblicazione. Nessuno, tranne gli abbonati che hanno accesso in anteprima ai miei video e possono guardarli senza pubblicità. Tutte le informazioni schiacciando il pulsante abbonati sotto a questo video. Iniziamo col capire come sono fatti e dunque quali sono le differenze tra questi due sistemi. Entrambi, tanto il Rode Wireless Go 2 che il 5G3, ti vengono forniti con una custodia. Forse quella dei Synco è un pochino più carina, ma senz'altro più ordinata. I cavi che ricevi in dotazione con i Rode Wireless Go 2 sono un cavo TRS per collegarlo ad una macchina fotografica o ad una videocamera e i cavi di ricarica, sono 3 cavi USB. Con i 5G3 invece ottieni tutto quello di cui puoi aver bisogno. Hai il cavo di ricarica sia USB-A che USB-C, l'adattatore per collegare l'USB-C all'iPhone e un cavo TR-RS, dunque quello che si può utilizzare con il cellulare, che va configurato all'interno del menu e diventa TRS, dunque lo puoi usare sia col cellulare che con la macchina fotografica o con la videocamera. In entrambi i casi avrai in dotazione gli antivento. Trovo che quelli dei Rode Wireless Go 2 siano più facili da montare e soprattutto puoi lasciarli montati. Nel caso del G3 l'antivento va smontato quando dovrai ricaricarlo. L'unico modo per caricare i G3 è collegarli al ricevitore. Questo però ti consente di caricare tutto con una sola porta USB. Nel caso dei Rode dovrai utilizzare 3 porte USB oppure caricarli ovviamente uno appresso all'altro. Per quanto riguarda l'efficacia degli antivento, ti dico, la stai sentendo perché qui sopra di vento ce n'è non tantissimo ma a sufficienza. Considera anche che nel caso dei Rode Wireless Go 2 puoi utilizzare dei lavalier esterni con connettore da 3,5 e questo ti permette potenzialmente di nascondere il trasmettitore. Nel caso dei 5G3 invece non c'è un connettore per collegare questo tipo di microfono. Tra i tanti accessori il Rode ha anche questo comodo supporto che mi ha anche visto utilizzare in un video, che ti consente di trasformare in un istante il Go 2 in un microfono a gelato, ad esempio per fare interviste. Nel 5G3 invece c'è un'altra cosa potenzialmente piuttosto comoda, che è un connettore da 3,5 che, come ti ho detto, non serve per i lavalier ma per collegare una cuffia, e questa cuffia ti consente di realizzare, diciamo, un IFB dei poveri. Puoi parlare col talent che sta davanti alla macchina e puoi farlo da dietro la macchina utilizzando il microfono che è incorporato nel ricevitore. Ricevitore che ha tantissime opzioni di routing, diciamo che puoi configurare l'uscita del segnale audio pressappoco come desideri e puoi indirizzare il segnale del microfono interno al ricevitore su un canale e ad esempio il trasmettitore o i trasmettitori sull'altro canale. Il Rode invece si limita ad una configurazione mono stereo. Nella configurazione mono puoi avere tutti e due i trasmettitori o il solo trasmettitore collegato su entrambi i canali. Con la configurazione stereo puoi separare i due trasmettitori. Sia il Rode Wireless Go 2 che il 5G3 puoi utilizzarli come interfaccia audio, dunque collegarli direttamente ad un computer o al telefono tramite l'USB e ricevere il segnale che arriva dai due trasmettitori o dal singolo trasmettitore e nel caso del Synco anche dal ricevitore. Con il Rode ti troverai spesso a dover utilizzare l'app che è disponibile sia per il telefono che per il computer. Con il 5G3 hai a disposizione tutte le funzioni concepibili direttamente dal menu. Sia i trasmettitori del Rode Wireless Go 2 che quelli del 5G3 possono registrare
scaricare internamente, dunque puoi utilizzarli come diciamo registratori portatili. Nel caso del Rode Wireless Go 2 va configurato nell'app, dopodiché nell'istante in cui accendi il trasmettitore questo registrerà. Nel caso del Sync G3 hai un piccolo pulsante che ti consente di iniziare questa registrazione. Scaricare le registrazioni dai trasmettitori è scomodo in entrambi i casi, perché con i Rode Wireless Go 2 devi utilizzare l'app e c'è un processo di esportazione e l'app tende a incagliarsi più di quanto desidererei. Nel caso dei Sync G3 invece i nomi dei file sono gli stessi per il trasmettitore di destra e quello di sinistra e devi selezionare dal menu del ricevitore qual è il trasmettitore da cui scaricare i file. Come vanno questi microfoni? Beh, li hai sentiti fino adesso? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo vediamo la portata, ma considera che la portata non è tutto in un microfono, possono esserci condizioni e considerazioni estetiche che magari hanno proprio la prevalenza e che potrebbero farti preferire un sistema all'altro. Lo vediamo tra un istante. Considera che sono nello stesso posto dove ho realizzato un'altra comparativa di microfoni, per cui puoi fare riferimento a quel video che ti lascio linkato nella descrizione qui sotto e nella card che vedi qui sopra, perché siamo esattamente nello stesso posto, dunque puoi confrontarli e così vedere anche come vanno rispetto ad altri microfoni similari. Considera ancora che sono microfoni a 2,4 GHz e mentre in esterni non ci sia una riflessione sufficiente del segnale da parte delle pareti e quindi se c'è visibilità, come in questo momento, tra il trasmettitore e il ricevitore, tutto funziona benissimo. Se questa visibilità non c'è, tendono a sganciare, e hai anche notato come forse il Rode tende a sganciare con parecchia più semplicità rispetto al Sync. Se vuoi un microfono perfettamente stabile, purtroppo devi rivolgerti a prodotti di fascia decisamente più alta. Anche soltanto i Sennheiser G3 o G4 sono molto più stabili nella connessione. Considera che in interni i 2,4 GHz funzionano benissimo, nonostante sia la stessa frequenza del Wi-Fi. Difficilmente avrai problemi. A me non è mai capitato. Quanto costano questi microfoni? In questo momento il Rode Wireless Go 2 è vicino ai 300 euro, mentre invece risparmi bei 100 euro sul G3. Ti lascio nella descrizione qui sotto i link sia ad Amazon che, nel caso del G3, al sito del produttore, dove puoi risparmiare in maniera anche sensibile alcune volte. Come mi sono trovato con questi microfoni? Del G3 mi sono piaciute diverse caratteristiche, prima fra tutti la possibilità di caricare tutto insieme con un singolo cavo. In viaggio è una ottima comodità. Ho una sensazione di fragilità di questi microfoni e mi è anche capitato che il trasmettitore si piantasse e smettesse di registrare. È bastato un reset perché tutto tornasse a funzionare regolarmente. La ricezione funzionava, non funzionava la registrazione. Comoda è anche la possibilità di settare tutto dal menu. Quello che però non va tanto bene è il fatto che il menu sia praticamente invisibile se sei al sole. Ti devi mettere in ombra, coprirlo bene. Se c'è un po' di luce è veramente difficile da capire. Le batterie durano circa 3 ore e mezzo, parlo di quella del trasmettitore. Puoi ricaricarla sul ricevitore, anche se questo non è collegato a un power bank o alla corrente, perché quella del ricevitore è parecchio più grande, però tutto sommato non credo che riuscirai a superare le 4 ore anche con una ricarica in mezzo. Non puoi collegare il trasmettitore ad un power bank, di conseguenza sei limitato da questa durata. Anche la ricarica è piuttosto lunga. Comoda in alcuni casi di utilizzo è la possibilità di comunicare tra la macchina, tra il ricevitore ed il trasmettitore, anche se evidentemente avrai questo cavo a vista, ma in alcuni scenari mi sembra una grande comodità. Un po' di meno il fatto che non puoi utilizzare il trasmettitore da solo come registratore, perché non hai la possibilità di ricaricarlo, devi sempre avere con te il ricevitore. Con i Rode Wireless Go 2 evidentemente ho più esperienza, mi danno una maggiore impressione di solidità, ma nonostante questo in realtà dopo 8 o 9 mesi che li avevo il ricevitore ha smesso di accendersi, ho dovuto sostituirlo in garanzia. Certo è che il meccanismo con cui si aggancia ai vestiti la molletta sembra parecchio più robusto. Quello che non mi piace del Rode è che devi ricorrere spesso,
quasi necessariamente all'app, e quando non puoi usare l'app devi utilizzare i due pulsanti presenti sul ricevitore per configurare tutto, e non è così semplice ricordarsi al volo tutte le combinazioni di tasti. L'uscita del Rode è un po' più alta, e questo, se hai una macchina con dei preamplificatori un po' rumorosi, è senz'altro una buona notizia. Le batterie del Rode durano sensibilmente di più, siamo abbondantemente oltre le 6 ore, e considera che anche la ricarica è più veloce. Il trasmettitore del Rode puoi utilizzarlo come registratore a sé stante, non hai bisogno di nient'altro, lo accendi e, se è configurato correttamente dall'app, ha già iniziato a registrare, e può registrare una sorgente esterna grazie al connettore da 3,5 per il microfono, sul quale, ti ricordo, puoi collegare anche il lavalier. Oltretutto puoi caricarlo indipendentemente con la sua porta USB, e questo ti permette di portarti appresso soltanto questo piccolo apparecchio e utilizzarlo come registratore. Da un punto di vista estetico, dicevamo, ci sono delle belle differenze, perché il trasmettitore del G3 è parecchio più piccolo, ma d'altro canto sul Wireless Go 2 puoi collegare un lavalier e dunque nascondere il trasmettitore stesso. Ma come puoi fare in quei casi in cui il microfono non può proprio essere visto all'interno dell'inquadratura, va nascosto? Beh, ti ho spiegato esattamente come fare a nascondere un lavalier e ottenere comunque un ottimo suono. Ti linko il video qui accanto, dagli un'occhiata, ho un sacco di utilissimi consigli. Dammi una mano col canale, metti un bel like a questo video, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.